Benvenute e benvenuti nel mio piccolo spazio creativo. Sono Paola e oggi vi mostro come faccio il punto festone. Ma ora, prima di metterci al lavoro, qualche informazione social. Innanzitutto iscrivetevi al canale, fidatevi, è un buon consiglio. Attivate la campanella per essere subito informati quando pubblico nuovi video, non solo quelli regolari del venerdì, ma anche gli extra. E poi non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri social, di cui trovate i link in descrizione qui sotto. Un'ultima richiesta, se i miei lavori vi piacciono fatemelo sapere con un like e magari con un commento, anche piccolo. Mi aiuterà a capire cosa ne pensate e quali argomenti trattare nei prossimi video. Grazie a tutti e ora andiamo a pasticciare. Ecco cosa useremo. Come attrezzature ci serviranno una forbicina e un ago da cucito. Come materiali ci servirà del filo forte per cucire a mano, del feltro da 1 mm in 2 colori in contrasto e dell'ovatta da imbottitura. Andiamo a pasticciare. Nel feltro da 1 mm ho ritagliato 2 cuori un po' più grandi e uno un po' più piccolo con quello di colore in contrasto. Con un goccio di colla l'ho fissato nel centro del lavoro così che non mi scappi mentre lo cucio. Ora cominciamo a cucire. Ho preparato un'agugliata di filo, meglio non farla mai troppo lunga. Andremo a fissarla sul rovescio del lavoro, in questo modo. Dal rovescio al dritto entro all'interno del cuore piccolino e riesco, appena dopo torno al rovescio. Faccio proprio solo una barretta adesso, mi serve per portare le due estremità sul rovescio e annodarle insieme, con un nodino semplice per evitare che scappi. Poi cominceremo a cucire. Una volta fatto il nodo porteremo il filo al dritto e per un po' lavoreremo col filo sempre al dritto. Adesso ci concentreremo sul punto festone per applicare un elemento su un altro, non per fare un orlo. Al dritto, entro nel feltro del cuoricino piccolino ed esco sul bordo dello stesso. Ci passo sotto all'ago il filo e tiro. Ed ecco il primo punto. Quindi rifaccio. Entro circa mezzo centimetro al di sotto, anche meno, 3-4 mm al di sotto del bordo del cuoricino piccolo. Esco in corrispondenza del bordo del cuoricino piccolo, passo il filo sotto l'ago, così che sono sicura di avergli creato il ponticello, e tiro. Ho usato apposta un colore in contrasto per farvi vedere il punto. Ho la mia barretta, ho il mio ponticello. Al rovescio del lavoro vedremo solo dei piccoli puntini, niente di più. Si va avanti così finché non si fa tutto il giro. Adesso vi farò vedere i due punti critici, gli angoli, questo angolino a rientrare e l'angolino ad uscire. Siamo arrivati al vertice superiore. Qui si potrebbe fare o un singolo punto con una barretta che scende perpendicolare, oppure io preferisco fare due punti nello stesso spazio, così da creare un piccolo quadratino che tiene fermo meglio il filo. Quindi una barretta in una direzione e una barretta nello stesso punto, ma già inclinata con l'inclinazione che avranno i punti nell'arco successivo. A tutti gli effetti ho fatto due punti nello stesso tratto, è fino un di più, però tiene fermo meglio e viene più bello da vedere con la V che delimita le due anse del cuoricino. Adesso cucirò tutto fino all'altra punta e in buona sostanza andremo a fare qualcosa di molto simile anche sull'altra punta. In questo caso addirittura farò 3 punti entrando nello stesso punto di base. Il primo l'ho già fatto, andrò a creare una specie di quadratino ma anche con una barretta che tenga ben ferma la punta, così che poi non scappi via. Quindi il primo l'ho già fatto, il secondo che esce in corrispondenza della punta del cuore, in questo caso perché è un cuore, e il secondo che rientra ancora nella stessa base ma si sposta di lato della lunghezza del punto. Ovviamente all'inizio i punti non vi verranno regolari, quello verrà col tempo, bisogna semplicemente fare un po' di esercizio. Adesso vado fino
a chiudere la mia circonferenza e con un nodino sul rovescio affranco il filo all'inizio. Eccoci qua, manca proprio solo l'ultima barretta che raccordi il primo e l'ultimo punto. Entro nel foro da cui ero uscita all'inizio, porto il filo sul rovescio e annodo i due fili insieme. Fine. Sul rovescio vedrete tanti piccoli trattini che sono il retro del nostro punto che tiene insieme le due stoffe. Dritto ci sarà il nostro bel pettine del punto festone. A me piace lavorare con un filo sottile, non è fondamentale, si può usare anche fili più spessi, si può usare un filo dello stesso colore del tessuto su cui si sta cucendo oppure uno in contrasto. In questo caso ho usato un filo estremamente contrastato come colore, ma per rendervi più evidente il punto si può usare una cosa più delicata. Adesso invece vediamo come mettere insieme i due pezzi. Ho sovrapposto i due cuori e ho cominciato ad affrancare il filo. Ora cucirò tutto il contorno di nuovo, ma come vedete sono partita a metà del cuoricino perché mi servirà a imbottirlo e quindi vorrò lasciare un pezzettino aperto prima di chiudere la cucitura per poter infilare l'ovatta, ma quello lo vedremo con calma. Ora comincerò il punto festone che serve a orlare due lembi contemporaneamente. Tengo il filo, dal dritto del lavoro infilo l'ago verso il rovescio, tiro, facendo in modo che il filo rimanga all'interno dell'asola. Cosa vuol dire? Adesso ne faccio uno in modo diverso. Senza fare l'asola, infilo l'ago, tiro, e vedete che l'asola è rimasta qui? Questo non verrebbe un punto festone, verrebbe solo un trattino. Io invece con l'ago entro nell'asola e tiro. L'asola sarà la barretta che collega i due punti. Ma se si prende l'abitudine di tenere il filo in modo che l'asola si crei per forza intorno al lago, si lavora un po' più veloce. Come al solito io faccio delle gugliate troppo lunghe, sarebbe meglio avere il filo più corto. Ma il filo più corto vuol dire creare dei nodi all'interno del lavoro e a me non piacciono. Ora, esattamente con tutte le malizie che abbiamo usato per applicare il primo cuoricino, andiamo a fare tutto il contorno di questo più grande. Naturalmente tutte le volte dovremo avere preso entrambi i lembi del feltro, vedete che il punto è il medesimo al dritto e al rovescio, e l'importante è tenere sempre teso in modo regolare il filo per evitare che un punto venga più lungo e un punto più corto. Nel vertice faremo la nostra V rovesciata, nella punta faremo il nostro quadratino con 3 barrette. Ci rivediamo quando è il momento di imbottire. Ho quasi completato la cucitura, ho lasciato un piccolo spazio che è quello che mi servirà adesso per infilare l'ovatta con l'aiuto di una pinza. Quindi prendo dei piccoli ciuffetti di ovatta, è un'ovatta sintetica fatta apposta per imbottire gli oggetti, non risentirà dell'umidità. Se usate il cotone nel tempo purtroppo farà delle gnocche piuttosto sgradevoli da vedere. Prendo un ciuffetto e con l'aiuto della pinza vado a infilarlo fino nell'ansa più lontana del cuoricino. E vado avanti così finché il cuore non sarà bello cicciottino. Non deve essere troppo floscio perché sennò poi di nuovo vengono fuori le gobbe. Quando sarà bello pieno finirò di cucirlo. Il lavoro è quasi finito. Ho portato avanti un pezzettino la cucitura per controllare l'imbottitura nella punta del cuore. Deve essere tutto piuttosto uniforme e piuttosto teso. Il cuoricino adesso è tridimensionale, come potete vedere è tutto rifinito. Quando avrò chiuso gli ultimi due punti che mancano a ricongiungermi con l'inizio e avrò passato i fili all'interno del lavoro per poterli tagliare, non si vedrà più niente. A questo punto il cuoricino può essere utilizzato come abbellimento a sé oppure da inserire in altri lavori. Ne vedremo alcuni che prevederanno dei cuoricini cuciti così. Dopodiché è solo la vostra fantasia che vi può aiutare, perché qui potete sbizzarrirvi con i colori, con le forme e con gli oggetti da decorare. Adesso vi faccio vedere alcuni oggetti realizzati praticamente interamente solo con la cucitura del punto festone.
Ecco l'ultimissimo passaggio. Ho annodato i due capi insieme e ora con l'ago infilo prima un'estremità e poi l'altra fisicamente all'interno del lavoro, nel centro, fra i due strati di tessuto, e poi vado a uscire un po' più distante, così che quando taglierò il filo il nodo non potrà più disfarsi. Tiro prima uno dei due capi del filo, taglio, dopodiché infilo il secondo e faccio la stessa cosa. Il filo, il punto dove è uscito, non si vedrà più perché poi scapperà dentro nel lavoro, quindi avremo una cucitura ininterrotta e nessun segno di inizio e di fine. Con questo il cuoricino è finito. Questa volta abbiamo fatto solo un cuoricino, ma in realtà questa tecnica è estremamente pratica e versatile. Tutti questi oggetti li ho realizzati praticamente esclusivamente con stoffa, feltro e punto festone. Punto festone per fare l'applicazione del tessuto e punto festone per rifinire il bordo. Stessa cosa per il barattolo o per il cestino. Ma non ci fermiamo qui, questo quaderno è tutto realizzato col punto festone e non vi preoccupate, ci saranno video di ognuno di questi oggetti. Buon divertimento e al prossimo video!